Firefish collateralizza i tuoi Bitcoin. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi affronteremo un tema che credo possa interessare a molti, ovvero quello di poter sfruttare il proprio patrimonio in Bitcoin per ottenere moneta fiat da poter spendere tutti i giorni. Sostanzialmente sfrutteremo i nostri Bitcoin come garanzia per poter richiedere un prestito in euro. Questa operazione ha diversi vantaggi. In primis quello della non tassazione del denaro fiat, che arriverà sul vostro conto corrente, perché voi state prendendo un prestito, non state vendendo niente. In secondo luogo, quello di poter godere dei propri risparmi nella vita di tutti i giorni, senza essere costretti a vendere oppure senza avere limitazioni o impedimenti di alcun tipo, perché comunque di fatto state utilizzando euro, non Bitcoin. Il tutto verrà fatto sfruttando una piattaforma che usa il protocollo Bitcoin per garantire la sicurezza dei fondi e che non tratta altre shitcoin oltre alla moneta fiat, ma quella deve averla per forza di cose. Prima di partire con la spiegazione ci tengo a darvi il mio punto di vista su questo genere di servizi. Personalmente non amo questo tipo di utilizzo di Bitcoin perché ritengo che Bitcoin, essendo moneta, debba essere anche speso. Penso che sia fondamentale per tutti cercare il più possibile di essere a proprio agio nel fare transazioni Bitcoin e nell'apprezzare proprio le caratteristiche di spendibilità, incensurabilità e sicurezza che il protocollo Bitcoin offre. Io credo in un futuro dove la mia moneta sarà Bitcoin e dove il mio asset di risparmio sarà Bitcoin. Fatta questa premessa, che ammetto essere molto ideologica, dobbiamo tornare però coi piedi per terra ed osservare la realtà. E la realtà è che oggi la gente vuole valuta fiat, non Bitcoin. Quindi, anche con tutta la buona volontà, ci sono operazioni che non posso proprio fare, non possono proprio essere fatte in Bitcoin. E per assurdo, a trovarsi più in difficoltà sono proprio quelli che hanno i miei ideali e che magari hanno veramente tutto in Bitcoin, ma che si trovano costretti a dover vendere per euro perché devono far fronte a delle spese che non possono essere fatte in altra maniera. Ecco che allora la soluzione migliore alla vendita potrebbe essere proprio questa qua, cioè la messa a collaterale dei propri Bitcoin per prendere in prestito degli euro. Dopo avervi fatto tutto questo pippone, vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè, utilizzando il QR code che compare durante il video, oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. E qual è il modo migliore per conservare i vostri Bitcoin che non avete ancora messo a collaterale? Beh, conservarli su un hardware wallet. Se dovete quindi acquistare un hardware wallet, potete usare il codice PLAC per avere uno sconto del 5% sull'acquisto dei prodotti Bitbox, come il Bitbox 02, del quale trovate anche il tutorial completo sul mio canale. Bitbox 02 è un signing device molto semplice da utilizzare, open source e di produzione svizzera, un ottimo compromesso tra semplicità di utilizzo e sicurezza dei vostri fondi. Vi lascio il link diretto in descrizione. Vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. La prima cosa che va detta è che questo è un servizio che richiede necessariamente il KYC, proprio perché abbiamo a che fare con valuta fiat. Purtroppo qui non ci possiamo fare niente. Se vogliamo avere a che fare con il sistema attuale, dobbiamo scendere a compromessi e fornire la documentazione richiesta. Non c'è saldo che tenga. D'altro canto però, a differenza di altri servizi concorrenti come Debify, qui abbiamo solo Bitcoin e valuta fiat e questo secondo me è un bene. Su Debify per esempio possiamo anche non fare il KYC e richiedere il prestito in USDT, ma sinceramente non ne vedo proprio il motivo, cioè se proprio devo mettere a collaterale Bitcoin lo faccio per euro, anche perché se no avrei gli stessi problemi a spendere. Comunque, vi faccio vedere l'interfaccia e intanto vi spiego come funziona. Allora, per accedere alla piattaforma bastano una mail e una password. Poi, se volete richiedere prestiti o dare in prestito dei fondi, dovete fornire i documenti. Guardate, ve lo faccio vedere. Se noi clicchiamo su Il mio account e poi andiamo su Livello account, vediamo i vari livelli con tutti i limiti, sezione per sezione. Detto questo, possiamo comunque dare un'occhiata alla piattaforma. Se noi clicchiamo su Prestiti, notiamo che possiamo richiedere un prestito, oppure vedere il marketplace dei prestiti. Perché questo?
Perché Firefish è un mercato peer-to-peer di prestiti con collaterale Bitcoin. Andiamo un secondo nel marketplace. Ecco, vedete, questa è una lista dei prestiti in attesa di essere accettati. C'è qualcuno che, per esempio, chiede 30.000 euro con una durata di 18 mesi ad un tasso di interesse dell'11,5%. Voi potete vedere le offerte in corso per farvi un'idea sugli importi richiesti e sui tassi di interesse. Proviamo ora a fare una richiesta noi. Andiamo su Le mie richieste di prestito, clicchiamo su Richiedi un prestito e vediamo che si apre una schermata dove possiamo scegliere quanto vogliamo prendere in prestito, a che tasso di interesse e per quanto tempo. Sostanzialmente qui siamo noi che pubblichiamo un'offerta e dovremo attendere che qualcuno la accetti. Vedete, noi possiamo mettere 2.000 euro con durata 12 mesi con un tasso di interesse del 10%. Ovviamente qui più sarete appetibili, più velocemente la vostra offerta verrà accettata. Quindi se per esempio avete fretta, potete mettere un tasso di interesse più alto. Se invece non avete urgenza, potete tirare un po' di più il tasso di interesse e quindi essere un pochettino meno appetibili, ma magari pagare meno interessi. Infatti, vedete, sotto avete proprio la probabilità di abbinamento che in questo momento è alta. Se scendiamo con il tasso, la probabilità diventa media. Comunque, di fianco abbiamo il riepilogo del prestito, che vedremo tra un attimo, perché prima volevo ricordarvi una cosa molto importante. Anche il 2025 sarà pieno di conferenze Bitcoin in tutta Europa, ma la prima che vi consiglio, e quella alla quale è obbligatorio partecipare, è proprio in Italia, a Brescia. Sto parlando del Bitcare Forum 2025. Il Bitcare si è già imposto come la principale conferenza italiana, con i migliori divulgatori italiani in circolazione. La conferenza sarà tutta in lingua italiana, ci saranno diversi palchi e tanti workshop, quindi vietato mancare. Ci vediamo il 10 maggio a Brescia, mi raccomando. Vi lascio in descrizione il link al sito internet per poter acquistare i biglietti e se utilizzate il codice PLAC avrete un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Io non ci guadagno niente, ma lo sconto è tutto per voi, quindi mi raccomando, non mancate. Altra conferenza da non perdere, questa volta internazionale, è il BTC Prague 2025, che si svolgerà a Praga dal 19 al 21 giugno. La conferenza più grande d'Europa, con speaker internazionali, una zona expo piena di aziende del settore e tanta gente con cui passare 2 splendide giornate. Se siete indecisi, io vi consiglio di prendere anche solo il biglietto expo, che vi dà accesso solo alla zona espositiva, ma fidatevi che anche lì ci sarà veramente tanta gente, tanti palchi con tanti ospiti e tantissimi espositori. Vedrete che ne varrà la pena. Vi consiglio magari di andare sul mio canale e di cercare l'edizione dell'anno scorso. Avrete un'idea sia della zona Expo che invece della zona Main Stage col palco principale. Io comunque vi lascio in descrizione il link per i ticket e vi ricordo che anche qui se utilizzate il codice PLAC avrete un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Ci vediamo anche a Praga, mi raccomando. Ok, ora vediamo il riepilogo e abbiamo innanzitutto la data di inizio che ancora ho da confermare perché ovviamente non abbiamo ancora richiesto il prestito. Poi abbiamo l'importo del prestito, il tasso di interesse e il totale dell'importo dovuto. Passiamo adesso alla parte interessante che consiste nel capire quanto costa il servizio e con quanti bitcoin devo mettere a collaterale per ricevere il prestito. Abbiamo innanzitutto le commissioni di apertura che sono il costo del servizio. La piattaforma si prende l'1,5% dell'importo del prestito. Questo è il costo del servizio sostanzialmente. Poi abbiamo le commissioni di rete che comprendono le transazioni per il vincolo dei bitcoin e per lo sblocco. Questa è una cifra che viene bloccata proprio per pagare le fees, le commissioni, perché saranno tutte a carico vostro. Poi infine abbiamo la garanzia Bitcoin che consiste nel doppio del prestito richiesto, più gli interessi. In pratica voi potete richiedere il 50% del valore dei Bitcoin messi a garanzia. Quindi in questo caso noi mettiamo 4.000 euro in Bitcoin e possiamo richiedere 2.000 euro in prestito. Okay? Questo ovviamente per un discorso di volatilità di Bitcoin. La piattaforma vuole essere relativamente sicura che ci sia abbastanza margine per stare tranquilli. A questo punto poi vanno aggiunti gli interessi e le altre commissioni. Sotto infatti troverete il totale di quanto dovrete vincolare. Quindi facciamo un attimo un riepilogo. Se io voglio chiedere 2.000 euro in prestito, come nell'esempio, dovrò vincolare 4.230 euro in Bitcoin, che comprendono il vincolo più gli interessi più le commissioni. Se i conti vi soddisfano, potete cliccare su invia richiesta di prestito.
Attenzione, in questo momento voi non avete ancora preso niente in prestito, ok? Avete solo creato un'offerta. Ora dovrete aspettare che qualcuno sia disposto a prestarvi i 2000 euro richiesti. Non avete neanche vincolato niente, Il vincolo avverrà solo una volta che la proposta verrà accettata. Ma come avviene questo vincolo? Allora, spiegarlo in breve è complicato. Io ora ve lo accenno, ma comunque sul sito trovate la spiegazione dettagliata. Poi, se proprio vi interessa, faremo eventualmente un video più dettagliato. Magari scrivetemelo nei commenti, così mi organizzo eventualmente, ok? Comunque, in pratica, per vincolare i fondi, voi farete una transazione verso uno smart contract multifirma 3 di 3, che si occuperà di controllare il prezzo per gestire la garanzia, effettuare il pagamento per la restituzione della garanzia, oppure liquidare la garanzia in caso di mancanza di collaterale o mancata restituzione del prestito. Questo contratto vi tutela anche nel caso in cui la piattaforma Firefish cessasse di esistere, perché viene impostato un time lock che sblocca i fondi oltre un certo tempo. Vi faccio un esempio, così cerchiamo di capire bene che cosa stiamo facendo. Ipotizziamo di chiedere un prestito a 12 mesi. Viene impostato un time lock a 14 mesi. Questo vuol dire che se nei 12 mesi Firefish fallisse, voi dovreste comunque restituire il prestito e i fondi verrebbero sbloccati automaticamente dopo 14 mesi. Questo è possibile anche grazie al funzionamento della piattaforma. Se riprendiamo il nostro esempio e una controparte accetta la nostra richiesta di prestito, verrà firmato un vero e proprio contratto in cui c'è scritto che Tizio, ipotizziamo Plac, prende in prestito da Mario Rossi 2000 euro ad un tasso di interesse del 10% da restituire al termine dei 12 mesi, come da contratto. Firefish prenderà solamente una percentuale e farà da intermediario, ma se dovesse fallire e voi non doveste ripagare il debito, il creditore potrà rivalersi su di voi in tribunale, ok? In ogni caso l'erogazione del prestito avverrà direttamente dal conto corrente del creditore, quindi di chi vi presta i soldi, al vostro conto corrente. Stessa cosa quando restituirete il prestito, dovrete fare un bonifico dal vostro conto al conto della persona che vi ha prestato i soldi. Prima di vedere la parte degli investimenti, vi voglio ancora dire alcune cose. Innanzitutto, ricordatevi che il tasso di interesse che applicate è annuo, Quindi se richiedete un prestito a 18 mesi, dovete calcolare il 10% su 18 mesi, non su un anno. Viceversa, se chiederete un prestito a 6 mesi, l'interesse sarà dimezzato, ok? Altra cosa, il prestito verrà sempre rimborsato a scadenza, non ci sono rate in mezzo. Voi se volete potete anche estinguerlo prima, ma tutto in una sola volta. Sulla piattaforma poi ci sarà tutto, comunque tutto scritto. Quando avrete un prestito aperto ci sarà anche un tastino dove dovrete premere per estinguere in anticipo il prestito e anche un tastino che dovrete premere a scadenza, ok? Per comunicare che avete effettuato il pagamento. A sua volta il creditore avrà un tastino da schiacciare per comunicare che avrà ricevuto i soldi. E invece cosa succede se il prezzo di Bitcoin crolla? Se il prezzo si avvicina troppo al prezzo di liquidazione, che sostanzialmente deve comprendere il prestito, gli interessi e le commissioni, avete diverse opzioni. O versate altri bitcoin per aumentare il collaterale, o estinguete il prestito, o lasciate correre e venite liquidati. La piattaforma in ogni caso vi informerà costantemente sulla vostra situazione e voi avrete tutto sotto controllo dal sito. Tenete presente che in caso di liquidazione avrete un ulteriore 5% di commissioni da pagare. Proprio per questo serve avere tanto collaterale. In questo momento storico le oscillazioni di prezzo possono essere repentine, quindi conviene comunque essere coperti per non rischiare di essere liquidati. Bene, lato prestiti vi aggiungo ancora che c'è anche un'altra funzione che però è ancora in beta e al momento è solo in valuta ceca. Però in futuro credo che verrà implementata anche per gli euro. E sostanzialmente è la possibilità di richiedere un prestito istantaneo, senza dover necessariamente attendere che qualcuno accetti la vostra offerta. Il tasso di interesse non si può negoziare, è dell'11%, ma di contro avete la velocità di erogazione del prestito. Ok, diamo anche un'occhiata all'altro lato della piattaforma, perché voi potete voler prestare euro e ricevere un interesse. Nella sezione investimenti trovate tutte le offerte, le richieste di prestito che potete decidere di accettare. In questo caso voi prestereste euro a chi chiede un prestito. Vediamone uno nel dettaglio, giusto per curiosità. Apriamo i dettagli investimento del primo nella lista e troviamo le informazioni generali della richiesta. Qui non c'è molto altro da dire, anche perché a me interessava più che altro farvi vedere il lato borro. Comunque, abbiamo dato un'occhiata anche a questo lato qua. Dai ragazzi, andiamo in conclusione e tiriamo un attimo le somme. Ci tengo ad essere molto chiaro con voi. Io non utilizzerò questo servizio perché al momento non ne ho necessità.
ma so che ci sono persone tra voi che cercano proprio una soluzione di questo tipo. Quindi secondo me questo è l'unico modo sensato che c'è se si ha necessità di euro e non si vogliono vendere i propri bitcoin. Inoltre, tra tutte le piattaforme che esistono, Firefish è l'unica Bitcoin only e l'unica che non vi propone un prestito in stablecoin. Tutte le piattaforme no KYC vi daranno in cambio di Bitcoin delle stablecoin e sinceramente non mi sembra proprio il caso perché avrei comunque gli stessi problemi di spesa che avrei con Bitcoin. Quindi Firefish, a mio avviso, è il miglior compromesso che si può avere se si cerca una soluzione del genere. In ogni caso, non fidatevi di me, ma verificate. Andate sul sito e spulciate tutti i documenti. Cercate di capire bene il suo funzionamento e, se è il caso, contattate anche direttamente l'azienda per fugare ogni vostro dubbio. Io vi lascio il mio codice PLAC da utilizzare per avere lo 0,5% in meno sulle commissioni che andrete a pagare. Pagherete l'1% invece che l'1,5% sostanzialmente. Io, non utilizzando questo servizio, non so neanche se riuscirò a recuperare, quel poco che mi dà la piattaforma se utilizzate il mio codice, ma poco importa, se voi volete usarlo almeno avete uno sconto, ok? In ogni caso, prima di utilizzare la piattaforma, mi raccomando, studiatevela bene. Magari scrivetemi nei commenti se vi interessa un approfondimento, così eventualmente possiamo anche decidere di fare una bella chiacchierata con qualcuno del team che ci toglierà magari qualche dubbio che avete, ecco. Lasciatemi nei commenti eventualmente se la cosa vi interessa e anche qualche domanda da farmi. Così, se raggiungiamo almeno una decina o una quindicina di domande, lo invito sul canale e ne discutiamo insieme. Dai, direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!